Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche, come volata, affettive per la seconda parte di gennaio. Abbiamo la carta del mondo, ragazzi, periodo di compimento, periodo di risultati, periodo di conclusione di cicli. Per qualcuno parla anche di bambini, quindi se siete nel periodo di ricerca potrebbe essere un momento fecondo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video e lo trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e il link all'oroscopo del 2024. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per quest'ultima parte di gennaio. Partiamo da una regina di denari. Vi ricordo che queste sono stese sugli affetti, quindi possono valere per gli affetti familiari, per le coppie, per le amicizie. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, abbiamo una regina di denari, la carta degli amanti, la forza, il re di denari, wow, re regina di denari, non male, il sole. Ma che bellissime carte, ragazzi! 10 di spade e 2 di coppe. Cioè, ma amici del cancro, la vostra stesa spacca, fatemelo dire. Guardate, avete la regina di denari, che è una di quelle carte che parla proprio di fecondità, anche di gravidanza, vi devo dire. Qui c'è la carta degli amanti, può parlare di una scelta per qualcuno, che può essere il prima e il dopo per questo mondo, oppure proprio una relazione. Diciamo che adesso andiamo a vedere un po' questo re di pentacoli perché ho come l'idea che ci sia ancora qualche passo da fare l'uno verso l'altra, anche se siete, diciamo, in una relazione, scusate, se non siete in una relazione, anche se penso che pochi di voi siano single con queste carte, ma se lo siete, alla fine di gennaio ho come la sensazione che non lo sarete più. Ripeto, se state cercando figli, è un buon momento. E anche se si tratta di qualche tipo di progetto nuovo. Andiamo a vedere carta per carta, ragazzi. Sono proprio curiosa. Partiamo dalla regina di denari. Fante di spade. Ho un'altra sensazione, ma vediamo prima le carte che ci danno. Allora, qui abbiamo un fante di spade e un 8 di bastoni. Probabilmente c'è questa nuova idea, c'è questo nuovo progetto, c'è questa comunicazione o novità che potrebbe arrivare. Andiamo a vedere gli amanti. Per qualcuno è anche una nuova conoscenza, se siete single, anche se per pochi. Nel senso che la regina di denari la sento di più come la vostra carta. Allora, abbiamo la luna per spiegare gli amanti, un 5 di bastoni, gli amanti e un re, ce n'è un'altra sotto, gli amanti, il 2 di pentacoli e un re di bastoni. È come se ci fosse una scelta da dover fare probabilmente con questi amanti. Perché anche qui abbiamo un 2 di pentacoli, c'è una sorta di conflitto, c'è qualcosa legato al passato magari, legato a qualcuno del passato. È come un ok, mi faccio prendere dalle paure o decido di provarci con questa persona, decido di lasciarmi andare, decido di iniziare una relazione o per qualcuno si può fare riferimento a una persona con la quale si è ancora in relazione a causa del passato.
magari ci sono ancora delle questioni da risolvere. Scusate ragazzi. Allora, andiamo a vedere la carta della forza. Ruota della fortuna. E 9 di bastoni. Guardate, la sento un po' collegata a questo 2 di pentacoli, la ruota della fortuna, perché sono due carte che ci parlano di karma. È come se qui con la carta della forza, che tra l'altro anche lei, come la carta degli amanti, sono due carte che ci parlano di decidere qualcosa, di prendere il coraggio a due mani e andare avanti per la nostra strada. Ho come l'idea che inerente a un tema vi siate arresi, cioè vi abbiano preso per stanchezza. Cioè ci sia un tema che vi ha stancato talmente tanto che a un certo punto è come, ok, cedo perché non ce la faccio più a lottare. È come se ci fosse con questa luna qualcosa che ritorna, o qualcuno, ragazzi, potrebbe essere qualcuno, che ritorna dal passato. Vi dico, ho l'idea che potrebbero essere due persone diverse. Una con la quale potreste iniziare qualcosa di molto bello e l'altra, se non è la persona fisicamente che torna dal passato perché è in un passato lontano o perché è a 10.000 km di distanza, sono le dinamiche che vi ritornano alla mente, le dinamiche della relazione passata. Andiamo a vedere questo re di denari. Abbiamo un 6 di spade. La carta del sole di nuovo. E un fante di coppe. E di nuovo ritorniamo alla questione dei figli, della progettualità, del fare qualche cosa insieme, dell'andare a vivere insieme. Adesso ripeto, io do tanti esempi, poi ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Qui ho anche la sensazione, se fosse per esempio una situazione familiare tra genitori e figli, potrebbe anche essere che qualche figlio ha bisogno di spiccare il volo e sia, diciamo, di sostegno solo uno dei due genitori, nel senso che uno spinge il figlio e lo sprona, mentre l'altro lo frena. Andiamo a vedere questo sole. Temperanza e re di spade. Guardate ragazzi, io qui ho l'idea che arriverà maggior chiarezza mentale, maggiore equilibrio verso la fine di gennaio, un po' su di voi e un po' sul resto della famiglia o della situazione. Adesso ripeto, dipende poi dalla situazione di ognuno. Però c'è un 10 di spade, come se si chiudesse con un certo tipo di sofferenza e alla fine con questo 2 di coppe si riesce finalmente a trovare un accordo, a trovare un compromesso, un punto di incontro. Andiamo a vedere questo 10. Abbiamo il Papa, wow, e il Mago. Il Papa è una carta che parla di qualche cosa che viene portato a galla, che viene ufficializzato, è una carta di contratti, è una carta di matrimonio. Ragazzi, qui potrebbe essere che per qualcuno si stia vivendo già una relazione, insomma, di un certo spessore, ma ci sia come sento la paura a fare il passo successivo. Però qui è come se si concretizzasse finalmente qualche cosa, se qualche cosa venisse a galla. Vi dirò, per qualcuno questo Papa fa riferimento a una guida spirituale. Qui abbiamo anche la carta della temperanza, è come se nella seconda parte della lettura, ovvero quarta settimana di gennaio, aveste come un avvicinamento a una parte spirituale di voi stessi o che riusciate, come dire, a vedere in modo più ampio, in modo un po' più saggio probabilmente la situazione e di conseguenza si riesca a trovare un punto di incontro. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Il punto di incontro può essere anche iniziamo prima una relazione, iniziamo a frequentarci per bene e poi vediamo, iniziamo magari a ufficializzare la cosa e poi vediamo come va prima di magari andare a convivere, prima di spostarsi. Andiamo a vedere 2 di coppe.
6 di bastoni e 2 di spade. C'è qualcosa che ha a che fare con questo riconoscimento, questa ufficializzazione. È come se non aveste ben chiaro qualcosa, ma vi ricordo che anche qui avete la luna, e li sento uno un po' l'arcano minore dell'altro, inerente a quello che all'esterno. Cioè, non so, è come che cosa è lecito far vedere in pubblico o che cosa si può far sapere agli altri o ehm, quanto dobbiamo in realtà prima trovare un equilibrio interno, prima di fare la comunicazione, vedere se realmente si funziona. Ragazzi, è come se fossero 15 giorni di presa di consapevolezza, ok? Diciamo che qui quello che mi rincuora è la chiarezza mentale che arriva, questa temperanza, perché riporta un po' l'equilibrio. È come se dovesse riscrivere anche un pochettino le regole con questo re di spade. E qui con la carta del Papa ci sono proprio, diciamo, le regole scritte, fa riferimento ai contratti scritti anche al matrimonio. Quindi può essere che qui si regolarizzi un qualche cosa ed è per quello che prima magari cercate un punto di incontro, fate la brutta copia delle regole di coppia e poi si fa qualche cosa che si ufficializza quello che per voi è concreto, quello che si sente a livello di coppia, perché ognuno di noi crea la propria coppia in base all'unicità degli individui che compongono la coppia, non ci sono delle regole standard. Ok, andiamo. O quante? No, direi che sono troppe. Allora, solo una per piacere, grazie. Andiamo a vedere qualche oracolo. Ne ho già vista una bellissima. Due, tutte e due. Allora, carta numero 15, messaggio in una bottiglia. Ve la metto qui all'inizio perché avevamo anche l'otto di bastoni, quindi può essere che verso metà gennaio arrivi effettivamente una notizia o che semplicemente se non è una notizia che arriva come una bomba, è come un dialogo che viene fatto magari anche in maniera inaspettata con una persona e può essere che sia proprio questo dialogo che vi riporti alla mente le vecchie paure, i vecchi conflitti. E poi abbiamo carta numero 46, che è la carta della rigenerazione. Io la sento molto associata alla morte. Vedete che qua c'è la lava che ha incenerito tutto, ma comunque la natura fa il suo corso e dopo, sapete che la cenera concima, quindi dopo che si è incenerito il terreno, è più fertile perché si possano seminare. Avevate un asso di denari? No. Abbatte il mago qui però, perché comunque si possa seminare il terreno. E qui io ho come la sensazione che, ripeto, arriverà un messaggio. Adesso andiamo a vedere ancora una carta che vi possa aiutare a capire qual è la credenza che vi blocca in questo momento di vita, un pensiero su cui riflettere. Perché ho paura di essere giudicato o criticato? Sono le voci dell'ego. No, 6 di spade. Dove ve la metto questa? Qui, 5 di bastoni. Il 5 di bastoni in realtà è una carta che parla di competizione, quindi probabilmente qualcuno di voi si sente in competizione. Se sono secoli che non frequentate qualcuno e conoscete questo fante di spade, vi dico che ho come la sensazione che la competizione sia con l'ex di questo fante di spade. Uomini o donne che siate, il fante può rappresentare è un'energia, ok?
E quindi qui chiedetevi, è anche il riconoscimento, quello di cui si parlava qui, no? Perché ho paura di essere giudicato o criticato? Tenete presente che i peggiori giudici di noi stessi siamo noi. Cioè, non ci facciamo passare niente, effettivamente no. Facciamo fatica a perdonare noi stessi, no? E siamo i primi che abbiamo verso di noi un critico interiore enorme. Quindi diciamo che gli altri possono servirci per rispecchiarci questo autogiudizio, autocritica. Però ecco, qui è un po' come mettete in pace il cuore e la mente, ricalibrate quello che sente il cuore e quello che sente la mente. La mente normalmente è tanto ego, poi anche lì non è tutto ego, ma parecchia roba, insomma. Ok, bisogna, secondo me il trucco è imparare a riconoscere l'ego, integrarlo in modo che ad un certo punto non si senta più, non si ascolti più. Ci vogliono anni, eh. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!